ragazzi, scusate l'introduzione così un po' da cucina. Volevo dirvi che questo video che state per vedere è un video un po' particolare, credo di averlo già scritto quando l'ho postato sui social. Ho iniziato a farlo, cioè a provare bene la tastiera e tutto quanto, e mi sono reso conto a un certo punto che non riuscivo a fare delle cose. Poi ho pensato, vabbè, poi in corso d'opera, insomma, capirò. E dopo un po' che stavo registrando, facendo, mi sono reso conto che quelle cose non funzionavano. In particolare, quell'esemplare della tastiera che mi è capitato, purtroppo aveva dei problemi. Quindi, insomma, a un certo punto il video così, le intenzioni del video sfumeranno così, insomma, in modo abbastanza così misterioso, ma in realtà è perché non riuscivo a completare il lavoro, ecco, mettiamola così. Quindi buon divertimento e a un certo punto poi vedrete che tutto finirà così. Ciao. Ciao ragazzi, scusate la release. Allora, Behringer MS1 BK, nel senso black, credo che voglia significare quello. È un sintetizzatore ispirato, diciamo così, a un vecchio synth, e ne ha le caratteristiche con qualche così, diciamo,
con qualche possibilità, diciamo, moderna a bordo, che però io, allora, faccio una breve premessa, non mi sono addentrato molto in quello che è l'aspetto, diciamo, moderno della cosa, nel senso che ci sono delle possibilità che riguardano, c'è la possibilità di creare dei pattern, di salvarli, però, insomma, queste cose io non mi sono, ripeto, addentrato più di tanto. L'ho ascoltato come sintetizzatore, avete sentito anche nella prima parte, una cosa abbastanza tradizionale. E abbiamo ascoltato il sound così, generico. Abbiamo chiaramente, proprio come nell'originale, abbiamo la possibilità di diffondere varie fonti, diciamo, sonore e di miscelarle a nostro piacimento. Diciamo che di base il comportamento è quello di un tradizionale synth monofonico di stampo Roland, chiaramente, con tutti i crismi del caso, se così si può dire. Abbiamo la possibilità del Pucci Gate e tutto il resto. E allora, qui c'è da fare un discorso che riguarda più che altro il sound, perché l'architettura dello strumento credo che la conosciate più o meno tutti, nel senso che, appunto, ispirandosi in modo abbastanza diretto alla Roland, ha quelle caratteristiche e cerca di riprodurre quel suono. Allora, io l'SH l'ho usato parecchie volte in studio, grazie a un caro amico Teo, che saluto. L'abbiamo usato in certe produzioni e chiaramente io devo dire che questo MS1 sicuramente si comporta in modo ragionevole, diciamo, soprattutto riguardo il prezzo che ha. E registrato ha una buona dose di voce. Io ho un ricordo più incisivo da parte dell'originale, però insomma adesso dovrei confrontarli direttamente, non voglio saltare a conclusioni affrettate. Quello che posso dire è che è tutto molto maneggevole, si suona facilmente. Tra l'altro volevo sottoporvi questa opportunità, nel senso che all'interno c'è questo che permetterebbe, diciamo, di farla diventare una keytar, come si suol dire. Io non mi sono permesso di utilizzare questo espediente, ma sicuramente è molto comodo se la si vuole usare live, in piedi, anche perché è una macchina portata per i suoni solistici, Il filtro funziona bene. Il suono che sento io è un suono, diciamo, con cui ci si può divertire e con cui si può anche produrre. Adesso sicuramente in rete ci saranno degli AB, diciamo, con l'originale. Io non lo so, vado un po' come dicevo, a sentimento. Dimenticavo di dire che c'è il suboscillatore, chiaramente, che scende di 2 ottave e 2 ottave con una shape, diciamo, dell'onda quadra differente. Il suboscillatore è un'onda quadra, si può dosare, insomma è proprio quella cosa lì, è quella cosa lì moderna, diciamo. Stavo dicendo appunto che la mia sensazione personale quando si tratta di questi sintetizzatori è sempre più o meno la stessa. Io quelli che sono stati costruiti nel momento in cui sono stati progettati, cioè quelli che, diciamo, da cui poi nascono queste riproduzioni, queste imitazioni,
hanno chiaramente un carattere, si portano dietro il carattere che avevano a quell'epoca lì queste cose. E cioè erano pionieristiche ed erano delle novità fatte per conquistarsi uno spazio musicale, artistico e ispirante. Queste sono delle riproduzioni che possono servire per rifare quella cosa lì. Io ho già detto in passato, per esempio di Behringer mi è piaciuto tantissimo il Neutron, perché il Neutron mi sembrava nonostante si ispirasse chiaramente a vecchi sintetizzatori, ma del resto i synth analogici diciamo quello fanno, però aveva una sua personalità, aveva un suo modo di stare nel mondo dei sintetizzatori. Quindi, nel senso, preferisco quel tipo di approccio, nonostante poi chiaramente sia piacevole poter avere, che ne so, un synth in particolare che ci piace, a cui siamo affezionati. Io ne sto aspettando qualcuno da parte loro che sicuramente avrò, perché mi piace l'idea di poter avere quel synth a un prezzo, diciamo così, ragionevole. Però, appunto, così, il mio ricordo è un po' diverso quando utilizzo gli strumenti originali. Poi, ripeto, vedo mille video su YouTube che descrivono, che fanno A e B e descrivono identici piuttosto che completamente diversi, i due modelli. Io non ne faccio una questione così rigida, io sono dell'idea che questi siano degli ottimi strumenti per quello che costano, assolutamente ottimi, e che vadano presi in considerazione, perché prima di tutto ci si trova a poter agire in un contesto analogico, e conoscere queste macchine, questi strumenti tradizionali attraverso queste riedizioni, diciamo, più che riedizioni, riproduzioni. E nello stesso tempo, se si vuole quel sound, probabilmente, come succede in qualsiasi altro tipo di cosa, bisogna usare quegli strumenti. Non so, faccio l'esempio dei suoni FM. Sì, ora vengono riprodotti in tante tastiere anche dalle stesse aziende che le hanno inventate quelle cose, però non hanno lo stesso sound. Quel sound è quello lì, e quindi cioè, poi magari sono piccole differenze, questo non lo so dire. La mia sensazione è che quelle piccole differenze facciano in realtà una differenza enorme. Però questo è un discorso che va al di là del fatto che qui noi abbiamo a disposizione tutto quello che ci serve e che è stato messo a disposizione. Con discreta decisione abbiamo a disposizione tutti i controlli possibili per gestire quella che è un'architettura appunto che si rifà a quel modello di Roland. Devo dire che ho capito che all'interno c'è un arpeggiatore e che probabilmente si possono registrare, forse c'è una sorta di step sequencer, ma Ecco, come avete potuto vedere, insomma, a un certo punto mi sono così bloccato. Per tutto il video in realtà sono un po' in imbarazzo perché molto spesso avevo già tentato durante i tagli, molto spesso cercavo di sfruttare quelle che sono le possibilità di questo strumento che non riuscivo a sfruttare appunto. E quindi niente, fondamentalmente alla fine ci siamo messi lì anche con gli amici che c'erano a cercare di venirne fuori, ma non c'è stato modo. Mi scuso per questo video così un po' zoppo, se vogliamo dirla così, ma insomma non mi sembrava il caso di gettare via quello che era stata un'impressione abbastanza così, diciamo, verace e vissuta sul momento di uno strumento, e spero che in qualche modo possa essere utile, possa esservi anche piaciuto. E niente, alla prossima. Ciao ragazzi.